Buongiorno a tutti, sono Daniele Usai del ristorante Il Tino qui a Fiumicino. Oggi vi farò vedere come faccio i miei dim sum. Dim sum è un piatto classico cinese, questo raviolo fatto con acqua e farine varie. Noi oggi li facciamo con del tonno pescato locale, quindi la carne del tonno cruda condita come se fosse anduglia di maiale. I dim sum di oggi li faremo in due cotture, li cuoceremo in padella, quindi verranno tostati, oppure li faremo al vapore, quindi useremo il forno a vapore. Gli ingredienti per realizzare i dim sum che vi proporrò oggi: la farcia sarà fatta con del tonno fresco alla lunga, peperone rosso, olio al peperoncino, semi di finocchio e sale, mentre l'impasto lo faremo con farina di tapioca, frumina ed acqua, un cucchiaio di olio extravergine d'oliva. Ci sono altre due cose che comporranno il piatto: la spuma di patate affumicate e la glassatura di peperone. Tonno alla lunga perché è un tonno, diciamo, non nobile, ma comunque buonissimo, pescato locale, non viene trasportato per mezzo mondo. Non faccio altro che batterlo al coltello come se fosse una tartare di manzo, quindi deve essere, diciamo, abbastanza fino, abbastanza sottile, e lo andremo a mettere all'interno dei dim sum crudo. Ovviamente per questo taglio, se riproducete questa cosa a casa, non dovete essere per forza molto precisi, non c'è bisogno che i pezzi siano tutti uguali, anzi il vantaggio è avere dei pezzi anche un po' più grandi, perché così abbiamo anche un po' di masticazione in bocca. Per favore, se fate questa cosa a casa, non usate macchinari. Una volta tritato il tonno, passiamo al peperone. Quindi prendiamo un bel filetto di peperone rosso, vanno chiaramente tolte le venature e i semi, dopodiché facciamo lo stesso taglio più o meno che abbiamo fatto per il tonno, quindi deve essere molto piccolo. E io adoro il fatto che mentre mangiate dim sum e assaporate il tonno, vi arriva il dadino di peperoncino in bocca, che crea, diciamo, dei picchi aromatici al piatto. Ovviamente sale, semi di finocchio, non bisogna avere la mano troppo pesante. Poi l'ultimo ingrediente è l'olio al peperoncino. Quest'olio qui viene fatto mettendo in infusione 3 Scorpion Trinidad belli maturi, 1 litro d'olio extravergine d'oliva, e viene tutto portato a 50 gradi. È molto importante assaggiare la farcia. Se vi è venuta troppo piccante non vi preoccupate, scaldando il dim un pochino la piccantezza va via. Quindi l'assaggio. Questo va bene. Metto tutto in un sacco a poche. Quindi un classico sacchetto da pasticcere. Io ho questi trasparenti usa e getta. Quindi la nostra farcia è dentro. Dobbiamo passare alla realizzazione della pasta. Non faccio altro che mischiare le farine, quindi le due farine vanno insieme, non formano assolutamente grani o grumi. Filo di olio extravergine d'oliva, pochissimo, e poi abbiamo l'acqua. La particolarità di questo impasto è che l'acqua va messa bollente, deve essere bollente. Quindi a questo punto ciotolina la possiamo scaldare tranquillamente al microonde. E via. Allora, l'acqua è bollente, l'abbiamo scaldata per bene. Dunque possiamo versarla piano piano nel contenitore delle farine e dell'olio. La prima mischiata datela con un cucchiaio, perché l'acqua è bollente, altrimenti rischiate di scottarvi. Dopodiché, una volta presa tutta la farina, possiamo continuare l'impasto a mano. Un impasto molto semplice da lavorare perché non è duro. Ovviamente lavoratelo fino a che non risulta bello liscio. Ho scelto questa ricetta perché, a parte, diciamo, l'anduglia di tonno che io metterò dentro, veramente è possibile farcire con qualsiasi cosa: verdure, formaggi, pesci. Questo tipo di pasta si presta benissimo per essere abbattuta di temperatura, quindi una volta che avete fatto i vostri dim sum potete abbatterli e conservarli in un sacchetto sottovuoto in freezer a meno 18. Con un coltello possiamo tagliare delle fette di pasta. L'impasto che vi rimane cercate di coprirlo o di tenerlo al caldo, perché questo impasto non si strappa fino a che è tiepido. Quando diventa freddo è molto difficile stenderlo. Poi tenete sempre un po' di farina di tapioca a portata di mano, perché ne potreste aver bisogno appunto per stendere la pasta, no? Quindi potreste avere bisogno di farina di aggiunta. Ok, possiamo andare a una laminatrice, quindi una macchina per stendere la pasta, ma possiamo anche stenderla a mano. Cerchiamo di arrivare a uno spessore di circa 1 millimetro, quindi a me piace stenderla molto 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 sottile. Bisogna stringere i rulli piano piano, quindi un pezzettino alla volta, non bisogna mai andare troppo decisi con la stesa. È molto bello nei dim anche che il ripieno che mettiamo dentro
sia visibile sia trasparente, ci mettiamo comodi, un coppa pasta, ricaviamo dei dischi. Questo ci consente di avere dei dischi tutti uguali. La pasta di scarto non è lavorabile, quindi state attenti a ottimizzare bene, perché una volta scartati i bordi non sono più riutilizzabili, non li potete rimpastare. Ok, andiamo a comporre i nostri dim. Quindi tagliamo il sacco a poche e cominciamo a mettere la farcia. State attenti a mettere la stessa quantità di farcia dentro ogni dim, ovviamente. Ovviamente la farcia va messa nella parte centrale del disco. Il sacco a poche in questo ci aiuta perché ci permette di essere piuttosto precisi. Questo procedimento, una volta che avete steso la pasta, dovete essere piuttosto veloci nella chiusura, quindi lo prendete in mano e partite con la chiusura. Si fa in questo modo qua. Quindi do il primo pizzico, poi sovrappongo, con la mano destra fare delle pieghe fino a che, diciamo, il tortello non si chiude in automatico. E sembra quasi un po', per assurdo, la chiusura dei colugiones sardi. È un po' come la pasta all'uovo italiana che una volta stesa soffre le correnti, quindi chiudete le finestre e fateli in velocità più possibile. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E ci abbiamo questa mezzaluna. Li mettiamo in abbattitore, quindi teglietta. Se qualcuno si rompe può capitare, scartatelo ovviamente. A me piace mangiarli crudi. Quindi abbattitore di temperatura e li mettiamo dentro. Per un raviolo così piccolo bastano pochi minuti. I dim sum che avevamo messo prima in abbattitore sono pronti, sono già battuti come vedete. La padella è molto calda, quindi aggiungo un filo d'olio extravergine d'oliva. A questo punto aggiungiamo i dim, che come vi ricordo sono già congelati. Mi serve l'olio extravergine d'oliva perché voglio che si colorino bene sotto, quindi voglio che abbiano una leggera tostatura. Il fuoco deve essere molto alto. Li rosolo un pochettino, facciamo questa crosta che comunque dà sapore. Aggiungo la glassa ai peperoni. Questo qua non è altro che un ridotto di succo di peperoni e fondo di carne classico. Oltre alla salsa di peperoni aggiungiamo dell'acqua, bisogna coprire istantaneamente. Quindi questo vapore di rimando ci darà una mano a cuocere i dim. Questa glassatura praticamente si è ridotta e si è attaccata attorno ai dim, rivestendoli. Posso cominciare a impiattarli. Anche la farcia interna si è cotta. Quindi abbiamo detto, abbiamo questa glassatura al peperone che è molto aromatica, dentro c'è l'anduia di tonno che è molto piccante, cerco di metterli in maniera ordinata. Possiamo aggiungere la spuma di patate affumicate. Questa qui è stata fatta in maniera molto semplice, abbiamo cotto le patate coprendole con latte e abbiamo aggiunto un 20% di panna, frullato tutto, setacciato, condito di sale e pepe, messo nel sifone e messo in pressione. Ok. A fine del piatto qualche fogliolina di origano fresco. Le erbe che metto sul piatto non sono mai solo decorative, ma uso le foglioline molto piccole perché voglio che vadano in bocca a ogni morso. Ed il piatto è pronto, eccolo qua. Adesso facciamo l'altro tipo di cottura, quindi quella al forno a vapore. Il forno a vapore sta spingendo, io tiro fuori ancora una volta i miei dim dall'abbattitore, eccoli qua, li metto in una teglietta per il forno a vapore con un foglio di carta da forno sotto. Il forno, ricordo, sta già a 100 gradi. Diciamo che un tortello così piccolo ha bisogno di massimo un minuto di cottura e vi ricordo che stiamo partendo da meno 18 di temperatura, quindi questi dim sono congelati, ok? Vado dentro. Prendo circa un minuto di tempo. Intanto posso mettere la spuma sul piatto. In questo caso qua impiattiamo centrale. Ecco qua, non troppa. Il minuto di cottura è passato. A questo punto la laccatura la spennello semplicemente sopra, in questa maniera qua. Quindi la differenza di prima è che questa qua non fa crosta, non si sbruciacchia. A questo punto disponiamo i dim raccolti sulla spuma di patate. Quindi più o meno rispetto al piatto di prima, diciamo è la composizione che è differente,
Però la cosa importante da dire è che bisogna rispettare le proporzioni, quindi la quantità di spuma e di origano rispetto alla pasta. Qualche fogliolina di origano messa in maniera sparsa ed il piatto è pronto. Ecco la seconda versione di Dim Sum. Questa qui è quella cotta a vapore, questa qui è quella spadellata croccante. In tutti e due i casi è un piatto secondo me delizioso e che sarei felice provaste a casa. Io per oggi ho finito, un saluto a tutti.